La storia di The Mysterious Don Satanas dei Mayhem è una delle più particolari e controverse mai emerse nella storia del black metal norvegese. Nessun altro album, infatti, ha racchiuso storie e personaggi quanto questo disco. Direttamente o indirettamente, attorno a quest'album, pubblicato il 23 maggio 1994, ruotano alcune delle figure più discusse e influenti dell'intera scena norvegese. Personaggi che nel corso degli anni finirono al centro di tragedie, arresti e controversie, lasciando un'impronta profonda non solo sul black metal ma sull'intera storia della musica estrema. L'album, considerato una pietra miliare del genere, segnò anche la fine di uno dei periodi più discussi della scena norvegese, che da movimento per lo più underground finì nel mirino dei media e al centro di continue tensioni, scandali ed episodi drammatici, vicende che ancora oggi continuano ad alimentare la tragica fama di quell'epoca. Hørte i går på Varg Vikernes i fortelling om en nattlig biltur til Oslo. Già attivi dal 1984 e con alle spalle alcuni demo tape e l'EP Death Crush, i Mayhem, dopo diversi cambi di formazione, nel 1988 iniziarono a consolidare quella che può essere considerata la loro prima e vera line-up stabile. Accanto ai membri fondatori, Øystein Aarseth e Jon Stubberud, entrarono in formazione Per Yngve Olin, conosciuto come Dead, e Jan Axel Blomberg, alias Lammer. Fu proprio in questo periodo che la band iniziò a gettare le basi per quello che sarebbe poi diventato il loro tanto atteso debutto. In particolare, l'arrivo di Dead rappresentò un momento fondamentale e col senno di poi uno dei più significativi e tragici nella storia della band. Il giovane cantante svedese, trasferitosi in Norvegia proprio per entrare stabilmente nei Mayhem, aveva già fatto parte in patria dei Morbid, gruppo in cui militavano alcuni musicisti che negli anni successivi avrebbero prima fondato i Nihilist e successivamente gli Entombed, band che sarebbe poi diventata una delle realtà più importanti del death metal svedese, pubblicando nel 1990 l'F Path, ancora oggi considerato uno degli album più influenti dell'intera scena death metal. Tornando ai Mayhem, fu proprio con l'arrivo di Dead che la band iniziò a scrivere i primi brani destinati a comparire sul loro debut album. Canzoni come Freezy Moon, ancora oggi considerata una delle tracce più iconiche dell'intera storia del black metal, insieme a Pagan Fears e Funeral Fog, nacquero proprio in quel periodo, iniziando a definire quell'atmosfera gelida e cupa che avrebbe poi reso The Mysterious uno degli album più importanti del genere. Il destino, però, volle che Dead non riuscisse mai a registrare ufficialmente le proprie parti vocali per l'album. L'8 aprile 1991, infatti, avvenne quello che può essere considerato il primo grande evento tragico nella storia dei Mayhem. Dead, alla sola età di 22 anni, venne trovato senza vita nella casa condivisa con altri membri della band, in un episodio che sconvolse profondamente l'intera scena black metal norvegese. Accanto a lui vennero ritrovati anche alcuni scritti personali, tra cui una lettera e il testo di Life Eternal, brano che sarebbe poi stato incluso anni dopo all'interno dell'album. Nei mesi successivi, anche alcuni comportamenti attribuiti a Euronymous in relazione all'accaduto finirono al centro di forti discussioni all'interno della band e della scena,
In particolare, alcune foto scattate da Euronymous subito dopo il ritrovamento del suo compagno di band iniziarono a circolare nell'ambiente underground, alimentando ulteriori polemiche e aumentando l'attenzione attorno alla vicenda. Questa serie di scelte venne interpretata da molti come un tentativo di accentuare ulteriormente l'immagine estrema e controversa che oramai circondava i Mayhem, un clima che finì per aumentare le tensioni interne e che portò anche lo storico bassista Necro Butcher ad allontanarsi dalla band. Con l'apertura del negozio di dischi Helvet a Oslo, Euronymous, che già aveva costruito una rete sempre più ampia di contatti nella scena, anche grazie alla sua etichetta Death Like Silent Production, divenne una figura sempre più centrale all'interno del movimento black metal norvegese. Ma con l'uscita di Necro Butcher e la scomparsa di Dead, i Mayhem si ritrovarono di nuovo senza una formazione stabile. Fu a quel punto che entrò nella band Occultus, una figura vicina a Euronymous e all'ambiente che ruotava attorno all'Helvet. Il giovane norvegese prese quindi parte ai Mayhem come cantante e bassista, contribuendo temporaneamente a colmare il vuoto lasciato dai precedenti membri. Tuttavia anche la sua permanenza fu breve e il progetto continuò a evolversi attraverso ulteriori cambi di formazione. Tra le varie conoscenze strette da Euronymous in quel periodo, una delle più importanti fu quella con il giovane Var Vikernes, originario di Bergen e conosciuto all'epoca come Count Grishniak, unico membro del progetto Burzum pubblicato proprio attraverso l'etichetta di Euronymous. A conferma di ciò, nel 1992 iniziarono finalmente le sessioni strumentali di The Mysterious Dom Satanas, con Euronymous alla chitarra e Lammer alla batteria e proprio Var Vikernes al basso. L'album avrebbe infine incluso 8 brani, proprio come annunciato tempo prima dallo stesso Dead prima della sua scomparsa. Per Life Eternal venne utilizzato il testo lasciato da Dead, che contribuì in modo decisivo all'atmosfera complessiva del brano anche dopo la sua scomparsa, mentre per From the Dark Past Euronymous utilizzò in realtà materiale non interamente suo. Un ruolo importante lo ebbe infatti Snorre Ratch, alias Blackthorn, musicista con cui Euronymous aveva instaurato un rapporto di stima reciproca e con il quale si confrontava spesso su idee e approcci alla chitarra. Il riff in questione proveniva da una vecchia demo dei Thorns, in particolare dal brano Lovely Children. Su autorizzazione dello stesso Snorre, Euronymous decise di riutilizzare quel materiale all'interno dell'album, contribuendo così alla stesura del pezzo. In quello stesso periodo, ci troviamo nel 1992, la scena black metal norvegese iniziò a uscire progressivamente dall'underground per finire al centro di una crescente attenzione mediatica e investigativa. Episodi di vandalismo e incendi dolosi contro diverse chiese storiche in Norvegia iniziarono infatti a essere riportati con sempre maggiore frequenza dalle cronache locali. Tra i casi più noti ci fu quello della Phantom Stave Church, il cui incendio contribuì in modo decisivo a far esplodere il caso a livello nazionale. Contestualmente, Var Vikernes rilasciò un'intervista a un giornale di Bergen, inizialmente presentata come anonima, nella quale rivendicò la responsabilità di alcuni incendi di chiese attribuendoli alla scena black metal e collegandoli anche alla volontà di dare maggiore visibilità al movimento e indirettamente al negozio di Euronymous. La vicenda ebbe un forte impatto mediatico e contribuì ad attirare l'attenzione delle autorità sull'intera scena. Poco tempo dopo, infatti, la polizia rintracciò il responsabile dell'intervista e Vikernes venne arrestato, facendo definitivamente esplodere il caso sia in Norvegia che all'estero, trasformando quello che fino allora era un fenomeno underground in un vero e proprio caso nazionale. In questo clima di crescente pressione e attenzione pubblica, Euronymous decise infine di chiudere il negozio Helvet, ormai divenuto uno dei principali punti di riferimento simbolici della scena black metal norvegese. In quel contesto, i rapporti tra Euronymous e Vikernes iniziarono progressivamente a deteriorarsi. Quella che inizialmente era stata una collaborazione musicale e una relazione di reciproca influenza all'interno della scena black metal norvegese si trasformò, con l'aumento dell'attenzione mediatica e delle indagini, in una crescente tensione personale e ideologica. Le pressioni interne, le interviste, le dichiarazioni pubbliche e la forte esposizione del movimento contribuirono ad alimentare sospetti e diffidenze reciproche. Nel giro di pochi mesi il rapporto tra i due divenne sempre più instabile, segnando una frattura profonda all'interno dell'ambiente che ruotava attorno alla scena e che, come si vedrà, avrebbe poi portato alla tragica conclusione della vicenda legata ai Mayhem e al loro debutto discografico.
Nel frattempo, con le registrazioni strumentali dell'album oramai completate, Euronymous si concentrò sulle parti vocali. Fu in questo periodo che contattò il cantante ungherese Attila Xiar, storico membro della band Tormentor, invitandolo in Norvegia per partecipare alle sessioni di registrazione e incidere le parti vocali del debut album. Attila arrivò in Norvegia nel maggio del 1993 e insieme a Euronymous e Lammer si recò ai Grieg Alle Studio, lo studio di Bergen dove erano già state registrate le parti strumentali dell'album. Va ricordato inoltre che i primi in assoluto a registrare presso i Grieg Alle Studio furono gli All Funeral, storica band death metal di Bergen in cui militarono da giovanissimi sia Var Vikernes sia Abbat, futuro fondatore degli Immortal. Durante le sessioni finali dell'album, Snorre Ratch contribuì ulteriormente ai lavori aiutando la band nell'adattamento e nell'inserimento dei testi lasciati da Dead all'interno delle varie canzoni. Lo stesso Snorre si occupò anche della realizzazione della copertina dell'album, scegliendo l'immagine della cattedrale di Nidaros, destinata a diventare una delle immagini più iconiche dell'intera storia del black metal. Tuttavia, una volta completate le registrazioni vocali e finalizzato il materiale dell'album, la situazione attorno ai Mayhem precipitò definitivamente, culminando nell'ennesimo tragico evento legato alla band e al suo atteso debutto. Le tensioni già esistenti tra Euronymous e Var Vikernes esplosero in modo irreversibile, portando a una rottura totale. Il 10 agosto 1993 la situazione tra i due arrivò al punto di non ritorno. In quella notte Vikernes, insieme a Snorre Ratch, si recò a Oslo, nel quartiere di Toyengata, dove Euronymous viveva in quel periodo. Secondo le ricostruzioni successive, i due si incontrarono nell'appartamento di Euronymous e nel corso della serata nacque un violento confronto che degenerò rapidamente. L'episodio si concluse con la morte di Euronymous, mentre Vikernes lasciò successivamente la città insieme a Snorre. Dopo alcune iniziali piste investigative legate alla scena svedese, le autorità collegarono rapidamente Vikernes all'accaduto, portando al suo arresto pochi giorni dopo. Anche Snorre Ratch venne successivamente coinvolto nelle indagini e arrestato con l'accusa di complicità. L'evento segnò uno spartiacque definitivo nella storia della scena del black metal norvegese, mettendo fine in modo drammatico alla vicenda personale tra i due e influenzando profondamente anche il destino dei Mayhem e la percezione pubblica dell'intero movimento. En 25 år gammel mann ble knivstukket og drept på Tøyen i Oslo i natt. Den drepte var en sentral skikkelse i det lille satanistmiljøet i Norge. Men politiet vil likevel ikke spekulere i om gjerningsmannen kommer fra det samme miljøet. Her i 4. etasje i denne bygården på Tøyen i Oslo bodde 25-åringen. Men han ble funnet drept i trappeoppgangen mellom 1. og 2. etasje. Han ble funnet av en nabo klokken 5 i dag morges. 25-åringen var da påført flere dype knivstikk. Vi vet at avdøde var i live klokken 12 i natt da han snakket med sine foreldre i telefonen. Og vi vet at naboer har hørt ganske mye bråk i trappeoppgangen ca. klokken 3 i natt. Il successivo processo a Var Vikernes e Snorre Ratch divenne rapidamente uno dei casi giudiziari più seguiti nella storia della Norvegia contemporanea. L'enorme attenzione mediatica attorno alla scena black metal, agli incendi delle chiese e alla morte di Euronymous trasformò infatti il procedimento in un evento seguito quotidianamente dalla stampa norvegese internazionale. Al termine del processo, Vikernes venne condannato a 21 anni di reclusione, la pena massima prevista dall'ordinamento norvegese dell'epoca, mentre Snorre Ratch ricevette una condanna a 8 anni per complicità nei fatti legati all'accaduto. Con la morte di Euronymous, l'arresto di Vikernes e la condanna di Snorre, il progetto originario dei Mayhem sembrò definitivamente destinato a concludersi, proprio mentre il loro album di debutto era ormai pronto per essere pubblicato. L'album uscì poi quasi un anno più tardi, il 23 maggio del 1994, in un clima ancora profondamente segnato dagli eventi che avevano travolto la band e l'intera scena norvegese.
Nonostante tutto, The Mysterious Dom Satanas riuscì immediatamente a imporsi come una delle opere più importanti e influenti nella storia del genere, diventando col tempo un vero e proprio disco simbolo del black metal. Si racconta anche che prima della pubblicazione la famiglia di Euronymous avrebbe chiesto a Hammer, rimasto l'unico membro attivo dei Mayhem all'epoca, di rimuovere le linee di basso registrate da Val Vikernes. Tuttavia, alla fine, quelle parti vennero mantenute nella versione definitiva dell'album. In conclusione, The Mysterious Dom Satanas resta un'opera unica e controversa, la cui forza non risiede solo nella sua importanza musicale, ma anche nel complesso intreccio di eventi e tensioni che ne hanno segnato la nascita, contribuendo a renderlo un punto di riferimento assoluto del black metal.